Benvenuti cari amici Samu Bit in questo nuovo video. Naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like, di iscrivervi al canale, e per cui oggi andremo a parlare di Michael Saylor e Raoul Pal, in particolare su quelli che saranno i loro exit strategy su Bitcoin e quando uscire, e naturalmente anch'io Samu Bit vi dirò la mia, per cui andiamo subito a vederci questo video e andiamo a commentarlo. Crypto, and obviously the rise of the institution, as I call it, the wall of money. I mean, that's a huge story that people didn't really believe it was going to happen, and now everyone's trying to get used to the fact that the rules have changed, and they're not really happy about it. Yeah, here's my opinion here. The smartest, wealthiest people I know got rich and stayed rich with a simple strategy. You create or you buy assets that are high quality, pristine assets. You hold them forever, and when you need cash to live, you finance them, you borrow against them. In this video. Ok, la cosa fondamentale, avete visto Michael Saylor, va detto, le persone di successo sono quelle che o hanno creato un asset, ok, sostanzialmente ci dice per diventare miliardari, o create un asset di successo e quindi lo vendete voi alle persone, oppure comprate degli asset di successo e li holdate per tutta la vita. Holdare significa li tenete per tutta la vita. Un caso emblematico è quello di Warren Buffett, non so se lo conoscete, che comprò Coca-Cola ai tempi ancora, penso, ha tipo quasi 100 anni. Penso l'ha comprata tipo 80 anni fa e sapete che cos'è oggi Coca-Cola, ok? The two institutional investment figures spearheading the Bitcoin movement, Raoul Pal of Real Vision as well as Michael Saylor of MicroStrategy, outlined their Bitcoin exit strategy and when to sell your Bitcoin. They also speak on DeFi, institutional money coming into the cryptocurrency space, and what the richest and most successful people do to make the most out of their investments. Also, only a tiny percentage of people who watch my videos are actually subscribed. If you enjoy the video, consider subscribing. It's free and helps out the channel immensely. Enjoy the video. Against them. Like I buy a football team and I hold it forever, and I borrow, and I have a good banking relationship with a bank and they loan me money at 3% or 2% interest. I buy a city block in New York City. I hold it 100 years. And then if the Fed prints 10% more money or 5% more money, the building goes up 5% in value if it's truly desirable. If you have assets that are scarce, desirable, and unimpaired. Ok, questo passaggio è fondamentale. Michael Saylor parla di quando comprò dei palazzi a New York e dice che quei palazzi, ok, valgono ancora nonostante la Fed abbia stampato milioni, anzi trilioni di dollari, ok? E più la Fed stampa, più quei palazzi valeranno sempre di più. Perché? Perché bisogna ricercare degli asset che siano scarsi, desiderabili e soprattutto non compromessi, ok? Questa parola è fondamentale, non compromessi. Quindi nel caso di Bitcoin sappiamo che è scarso, in questo momento è altamente desiderabile e non è assolutamente compromesso, ok? Naturalmente, come sempre vi ricordo, non sono né consigli finanziari né di trading, questa è una mia visione, vi dico la mia su quella che sarà anche la mia exit strategy, e per cui ascoltate profondamente questo video. They're not impaired. You know, I use that criteria, right? Because like for 100 years, it was New York City real estate, and maybe New York's not the greatest bet this year. But football franchises, city blocks, if I had an unimpaired, Jeff Bezos held Amazon stock, Mark Zuckerberg held Facebook stock. So buy Bitcoin. Am I going to sell it? No. I'm never going to sell it. I'm never going to, here's two things I don't want. I never want a capital gain tax, and I never want an income tax, right? Okay. Of course. So what's the problem? If I buy an asset and then I'm trading on it and generating yield, I could generate 30% yield, but then I owe 15%, I owe tax on it, right? So if I had $100 million and I trade it, I'm taking a lot of risk. I generate $30 million in yield. I pay $15 million.
Ok, altro concetto fondamentale che vi dice sostanzialmente una differenza molto importante. Voi sapete che quando lavorate come dipendenti vi tassano tipo al 50%, ok? E il gioco è sostanzialmente questo, che non pagare le tasse, per cui come non pagate le tasse se acquistate un asset, ok, che vola nel tempo, che raggiunge cifre mastodontiche, sostanzialmente se voi lo date, lo tenete, non pagherete mai le tasse, ok? Questo è un concetto che deve entrarvi all'interno del vostro cervello. Million in tax, I have 15 million after tax, and I'm trading it, and I've got all this execution risk. Right. If I hold 100 million and Bitcoin goes up, you fill in what you think it'll go up. It's been going up 200%, but if it went up 20%, the number wouldn't, if it was 5%, the answer wouldn't be different. Let's say it goes up by, it doubles a few times. Well, if it goes up 20% a year, every year, if I need money, I set up a relationship with a bank. And there are companies. Some of the new emerging crypto exchanges will give you a loan. NYDIG will give you a loan. Genesis will give you a loan. Eventually, you'll see loans coming from lots of banks, and the entire Bitcoin banking sector will develop. So take your $100 million, borrow $10 million, pay. Right now it'd be 5% interest. It wouldn't be 50 basis points because the sector isn't as competitive as in stocks. If I had $100 million of Apple stock, I could borrow at LIBOR plus 50 basis points, right? I could borrow $10 million and pay less than 1% interest on it. So right. I would just, and if I told you the stock was going to go up. Ok, un altro concetto molto importante che lui introduce è che quelle azioni, ad esempio, quei asset, ok, che voi comprate, li potete a vostra volta prestarli, ok, sostanzialmente ricevendo un interesse. Quindi nel caso di Bitcoin voi potete mettere, ok, imprestare Bitcoin e naturalmente voi possederete Bitcoin più avrete un interesse. Naturalmente questo comporta un rischio, per cui attenzione che piattaforme usate per imprestarlo. Però considerate l'aumento del valore più il prestito potrebbe essere un gran gioco, ok? 10% a year, you would just hold it forever. Yeah. So why do I sell an asset? I sell it because it's impaired. If you have a company, it's impaired by a bad CEO, it's impaired by a bad product release, it's impaired because a regulator makes it illegal. If I have $100 million of land in California, why can't I do that? Well, I probably can, except for the fact I might get real estate taxed to death. The governor of California might impair it by passing a zoning law on it, right? If I have land and land gets taxed and it gets impaired, stocks have execution risk. On the other hand, Bitcoin, it doesn't have the property tax risk. It doesn't have the execution risk. There's no new product. It just exists to exist. So the strategy is simple. You buy it and you hold it for 100 years. So that's my... Ok, quello che dice Michael Saylor è che la strategia deve essere tu compri Bitcoin e devi sostanzialmente holdarlo, ok, per 100 anni. Probabilmente sarà un asset che se oggi lo acquistate e lo passate ai vostri nipoti o pronipoti, ok, dico probabilmente, questi vostri pronipoti un giorno non avranno problemi, ok? Secondo me, dal mio punto di vista. Comunque sia, questa è un po' la strategia da attuare, quindi holdare. Naturalmente un'altra cosa che lui dice è non vendete mai, perché? Perché se voi vendete innanzitutto dovrete pagare le tasse e in secondo avrete anche le commissioni dell'exchange. Michael Saylor saying that as at this moment, the best strategy is to hold your Bitcoin. It's the tried and tested strategy of the most successful and smartest investors. Hold quality assets and never sell. At this moment, Bitcoin is the apex asset, and until that changes, there is no exit strategy. Secondly, we have Raoul Pal speaking on DeFi and the power of cryptocurrency and how central banks will be forced to adapt. Ok, quindi sostanzialmente quello che ci dice il nostro amico Michael Saylor è non vendere mai i vostri Bitcoin, ok? Questa è la sua exit strategy, per cui lui non li venderà mai, a meno che quell'asset non diventi compromesso. Cosa significa compromesso? Che potenzialmente o viene dichiarato illegale, per cui solamente in quel modo il suo valore potrebbe andare a zero, però la mia idea è che ora anche le banche, se vedete, si stanno sempre più avvicinando a Bitcoin e secondo me offriranno Bitcoin nei loro pacchetti. Tantissimi istituzionali
stanno abbracciando Bitcoin, per cui questa sostanziale ipotesi la vedo scongiurata. Inoltre, anche se dovesse essere dichiarato illegale, ok, secondo me il suo passaggio continuerà sempre, ci sarà sempre mercato per Bitcoin. Lo abbiamo visto come anche con l'alcol, ok, circa nel 1800 in America era bandito, e sappiamo come oggi l'alcol risulti essere molto, ma molto, diciamo, utilizzato da persone. Stessa cosa avvenne anche con l'oro, proprio negli Stati Uniti, e per cui penso che Bitcoin avrà un bel futuro da qua a 100 anni. Questa è un po' la mia idea. Per cui naturalmente, per quanto riguarda la mia exit strategy, stessa idea che abbraccio con Michael Saylor. Secondo me vendere Bitcoin è un qualcosa da pazzi, anche vendere Ethereum, mentre sulle altre altcoin ci possiamo fare un pensierino, ok? Anche se dal mio punto di vista ci sono delle altcoin che non andrebbero mai vendute, ok? Naturalmente fammi sapere anche tu nei commenti che cosa ne pensi di questa exit strategy. Dimmi anche tu che cosa farai, ok, durante questa bull run e per i prossimi anni, e ci vediamo al prossimo video.